Ben ritrovati amici della Rossonere, obbligo di riscatto del 26 giugno del 2024. Ben ritrovati a tutti, buona giornata da questo mercoledì. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi doppio colpo, direi, doppio colpo, con Lukaku e Rabiot, dobbiamo parlare di entrambi, perché su uno dei due qualcosina di più concreto c'è. Sull'altro, vabbè, ma ne parliamo adesso, non te se no spoilerò tutto e arrivederci. Cioè, ah, vabbè, ma scherzi a parte. Doppio colpo, direttore, pensavo like e commento a questo video, doppio colpo, mi raccomando, cliccate il tasto mi piace, lasciateci un commento. Ovviamente questa mattina non ho parlato di Lukaku nell'editoriale per lasciarvi la sorpresa. No, ovviamente lo registriamo il giorno prima come tanti dei nostri video, ragazzi, quindi abbiate pazienza. È andata così, però vi invito a vederlo perché comunque il terzino destro del mediano si parla anche lì. Va bene. Che dire? Da chi vuoi partire? Guarda, ti lascio decidere a te, Henry. Io partirei da Rabiot, così sono costretti a rimanere fino alla fine per sentire di Lukaku. Sì, per sentirmi smattare su Lukaku. Sì, esatto. Rimanete Eh, connessi che il direttore smatta alla fine su Lukaku. sì, oggi il rischio è altissimo. Questo è Corriere della Sera, ma non solo. L'ho preso giusto per esempio, è il pezzo di Manica Colombo di oggi. Dica a centrocampo, io su Rabiot, il Milan son da Rabiot. E lo I Schumann. rossoneri su Thuram, il Milan son da Rabiot. I rossoneri anche su Fofana si propone Lukaku, ma di questo, come detto, parliamo dopo. Allora, dobbiamo dare due numeri su Rabiot, nel senso che tra 4 giorni è libero, definitivamente. In teoria è libero già anche adesso, come sapete, insomma, si può firmare un contratto ben prima della fine del contratto ufficiale. Però tant'è, tra 4 giorni è letteralmente senza contratto. Va a scadenza con un ingaggio già ben pesante, insomma, che doveva essere probabilmente già finito con la Juve 2 anni fa. Poi è stato prolungato di un anno l'anno scorso, gli è stato fatto un contratto annuale ed ha portato la scadenza a questo 30 giugno. Questo 30 giugno la proposta della Juve è arrivata a 7, 7 e mezzo tirato coi bonus per un biennale più uno, che pare non abbia scaldato, altrimenti avrebbe già firmato. Ora, io non so quante altro, diciamo così, proposte abbia in mano Rabiot, se forse ancora più così, più denarose, forse aspetta e spera di fare buone prestazioni, cioè è il suo principale sponsor, l'europeo, di se stesso, tra l'altro. Quindi per magari prendere un contratto ancora migliore. Per ora, insomma, è arrivata la proposta della Juve. Il Milan, qui sì, una conferma sull'interesse, su chiedere alla signora Veronique un po' quali sono i margini di manovra, si è fatto. Questo sì, qua un po' di carne sul fuoco c'è, nel senso che i contatti con la signora Veronique ci sono stati. Ora, da qui ai contatti è un passo, da qui a proporre più dell'eventuale proposta della Juve che era 7, 7 e mezzo, sarei stupito. Però, insomma, è come quando tratti Zirkzee e sai che ci sono le commissioni, poi non è che ti puoi stupire che ti chiedano 15. È uguale qui. Se vede la signora Veronique, poi io penso che non ci si stupisca che chieda dai 7, 7 e mezzo, ma a salire. Se no avrebbe già firmato, forse con la Juve. Ho sentimenti contrastanti relativi a Rabiot, nel senso che, come ben sai e come ben sapete, immagino, ormai è un giocatore che a me piace molto, che ha esperienza, che ha già vinto tanto, giro della nazionale, insomma è un giocatore che veramente ma anche proprio la qualità che ha, secondo me è un giocatore di altissimo livello. Ci sono tanti punti interrogativi. Mh. E li chiamo punti interrogativi proprio perché mi piace tanto Rabiot, perché dovrei chiamarli ostacoli slash cose che mi fanno pensare che sia un'operazione un po' strana. Cioè, l'ingaggio, siamo lì col contagocce tra, Leao e poi gli altri devono prendere al massimo quanto Leao e Teo però se chiede tot non glieli stiamo a dare.
però più di 4 i giocatori nuovi no, assolutamente no, e poi ne andiamo a dare 7,5, 8, non so quanti a Rabiot, mi sembra un po' strano, punto 1. Punto di domanda numero 2, cioè quante mezzali vuoi? Sì, più o meno, cioè l'ennesima mezzala, non è un giocatore davanti alla difesa, non è un mediano. Per carità, è molto fisico, dà anche una mano, però è proprio una mezzala abbastanza pura. Può Quindi giocare al massimo a 2, diciamo. sì, esatto, un po' tirato per i capelli, visto che ha anche i capelli un po' lunghi, quindi è facile tirarlo per i capelli se lo vuoi mettere davanti alla difesa. No, però scherzi a parte, ci sono un po' di cose che mi fanno dire: "Boh, non lo so". Ecco, però se tu mi chiedi: "Ti piace o non ti piace Rabiot?" Io non potrò mai dire no, perché è un giocatore che mi piace molto. Spero non escluda eventualmente rinnovi importanti, a ingaggi importanti di giocatori della sua stessa nazionalità, Di giocatori importanti. eh? Di giocatori importanti. Eh. Punto 2, spero che non escluda arrivi importanti di giocatori a centrocampo in mediana, perché non è che con Rabiot stiamo, cioè vi prego, cioè serve un mediano, AC Milan, un mediano. Poi vuoi prendere anche Rabiot? Okay, a parte che se arriva Rabiot per me qualcuno saluta, perché se no siamo in 12 a centrocampo. Però, boh, non lo so. Ripeto, ci s un po' agrodolce dentro di me questo Rabiot a livello Mh. di sensazioni. Tante cose che mi piacciono, tanti dubbi che mi lascerebbe un'operazione del genere. Non so te. Io mi son già espresso. Mi tengo per Lukaku. Il Ah, Milan cambia strategia, tratta con il Chelsea per il prestito del belga. Notizia di Gazzetta, ripresa da Sport Italia, ripresa ieri data anche da Gianluca Di Marzio, insomma, giusto per citare le fonti. Allora, qualche puntino sulle i. Che Lukaku piace ai nostri dirigenti è cosa risaputa da 2 anni, forse 3 addirittura. Quindi non è un nome che non piace, è un nome che piace. Mi verrebbe da dire purtroppo, ma questa è un'altra situazione. Ehm, per il prestito il Chelsea non ci sente, per ora, quantomeno al 26 di giugno, poi magari arriva le ultime 2 settimane di agosto e dice: "Vabbè, è un altro prestito." Però per ora non ci sente, quindi non ci sente. Poco altro da dire. Lo accetterei solo in un caso, che serva per mettere pressione a chi ha Jorabçan. mh. Quindi non prenderlo, ma serve solo per questi giorni per mettere pressione a chi ha Jorabçan. Ecco, questa è l'unica cosa. 2 ultimissime cose poi ti lascio. La prima, non mi sembra nella fase migliore di carriera, onestamente. L'ultima parte a Roma non è stata una grandissima stagione, all'Europeo non è che stia brillando. Non mi sembra nemmeno il giocatore ideale. Numero 2, vi prego, lo so che poi qualcuno lo pensa e lo scriverà nei commenti. "Ah, lo prenderei solo per vederlo segnare nel derby. Ah, lo prendo perché faccio un dispetto all'Inter. Ah, lo" Ragazzi, ma chi stracaspita se ne frega se segna un gol al derby e poi non vince una mazza a maggio? A noi serve un attaccante per vincere i trofei, non per fare un dispetto all'Inter, che bisogna anche togliersela dalla testa 'sta ossessione malata che abbiamo da 2, 3 anni per l'Inter. Capisco che ci sono entrati nella testa coi derby vinti, lo capisco, capisco la seconda stella, capisco, ma ti togli l'ossessione dell'Inter vincendogli qualcosa in faccia, non se fa un gol al derby Lukaku. Ibra dei tempi, bellissimo perché aveva entrambe. Vincevi di qua e dai fastidio all'Inter. Solo il fastidio, chi se ne importa per essere educati? Direi che hai detto tutto tu Sibo, cioè Mh. non devo aggiungere altro. Ci può stare, anche che sia un giochino della serie. Chi gioca col Manchester United su Zirkzee e io gioco con Lukaku. Cioè è il calciomercato.
tu fai mettere in giro, comunque mi viene a raccontare, magari è anche vero, che lo United paga la clausola, ti paga i 15 e paga l'ingaggio di Zirkzee, paga la casa a Manchester, paga tutto quello che vuole Zirkzee, e va bene, allora io, tra virgolette, "lavoro a Lukaku", cioè, è il gioco delle parti. Anch'io mi auguro e ti dirò, leggendo ho un po' avuto quella sensazione lì. E mi auguro come te che sia così, cioè che sia una sorta di giochino delle parti per provare a mettere pressione a Zirkzee. Credo che di base bisognerà aspettar l'europeo per tanti, per tutti. Già la prossima settimana comunque con un po' di squadre che usciranno, per me sarà importante. Ripeto, hai detto tutto tu, non c'è nient'altro Eh, che io devo aggiungere. Cioè io lo accetterei solo e soltanto se facesse la seconda punta, non nel modulo, cioè che facesse il vice, cioè il secondo attaccante. Quello è l'unica maniera in cui lo accetterei. è Dici che è impossibile, lo sai. impossibile. Io vorrei capire perché allora stiamo qui, ripeto, a far le pulci su ingaggi, conti e oddio i rinnovi, oddio dar più di 4, 4 e mezzo, e poi tratti un centrocampista che ha rifiutato 7 più bonus e Lukaku. Cioè, c'è qualcosa che stona in tutto ciò, secondo me. Poi, magari arrivan Rabiot, Lukaku, Zirkzee, Fofana e sono altri discorsi. Rinnovano Teo e Maignan e sono altri discorsi, eh. Però c'è qualcosa che non mi quadra, speriamo di venirne a capo nei prossimi giorni. Prima di chiudere, mi ero dimenticato di una cosa. Siccome l'ho letta già, anche qua vi prego. Prendiamo Lukaku in prestito così risparmiamo 40-50 milioni da reinvestire in altri reparti. Ma perché? Se il reparto in cui devo investire proprio l'attaccante, risparmio sull'attaccante per investire cosa? In un terzino? In un centrocampista? Ma se li devo prendere lo stesso, cosa me ne faccio? Avere 40-50 milioni per prendere chi poi? Dani Alves del 2000? Che non c'è? Cioè, non capisco il risparmio sul 9, che invece in realtà è quello che è l'unico Esatto. posto che è vacante. Negli altri posti del campo, quantomeno i giocatori ci sono, magari meglio, peggio, forti, scarsi, decidete voi, non adatti o adatti. Davanti è vuota la casella, vuota. Perché devo risparmiare sull'unica casella titolare vuota? Sarebbe per me una pazzia. No, ma Però, spero e penso che lo sappiano anche loro che l'investimento da fare è lì. Cioè, un conto è rimandare la spesa della punta quando hai Olivier Giroud, che non dovevi farlo, perché io un anno di Giroud più l'attaccante che verrà l'avrei fatto l'anno scorso, non prendere Jovic le ultime 2 ore di mercato. Un anno di staffetta, di passaggio di consegna l'avrei fatto con Olivier Giroud. Non l'hai fatto? Però adesso Giroud non c'è più. Cioè, adesso devi prendere l'attaccante, punto e stop, fine dei discorsi. Deve pure muoversi ad adattarsi e a giocare con la numero 9 del Milan sulla schiena da subito. Perché è questo che devi fare. Poi vedremo cosa accadrà, però questo guarda, c'è un termine secondo me, tassativo, cioè non scappi, non sca qualsiasi altra cosa in attacco per me è un errore. vabbè. Henry, siamo arrivati in chiusura. Ci salutiamo. Ci diamo appuntamento tra poco anche a Milan. Poi, come al solito, lunch, talk e filo rossonero. Ciao.